Salve a tutti ragazzuoli, sono Derwid e bentornati in mia compagnia qui sul canale su Ark Survival Ascended, ma quest'oggi non ci apprestiamo a un classico video gameplay come vi siete abituati a vedere. Si parte con i tutorial o guide, consigli, chiamateli come volete. E per iniziare come primo video in assoluto ho pensato a un argomento bello succoso, bello ciccioso. Sto parlando delle mutazioni. Se avete cliccato questo video probabilmente è perché di mutazioni non ne capite un cacchio, altrimenti non ci sarebbe motivo di cliccarlo. E allora vi prometto che entro la fine del video tutti coloro che stanno guardando saranno perfettamente in grado di gestire le mutazioni al meglio, meccanica molto importante all'interno di questo videogioco. Le mutazioni non sono nient'altro che dei livelli aggiuntivi che si vanno a sommare alle statistiche di base dei dinosauri stessi. I dinosauri presentano assolutamente le stesse abilità, le stesse caratteristiche e le stesse statistiche dei personaggi, quindi potremo ottenere attraverso l'accoppiamento livelli aggiuntivi in salute o vigore, ossigeno, cibo, acqua, peso, danno da mischia. Le ultime tre lasciamole perdere. Bene, entriamo nel vivo del video. L'animale che ho scelto per questo video è il Velociraptor. Ho scelto il Raptor perché è piccolino, facile da addormentare, facile da tamare, facile da accoppiare, rapido soprattutto da accoppiare e rapido anche nella deposizione delle uova. E quindi per questioni di tempo ho scelto il Raptor, ma di fatti il metodo non cambia con altri animali. Poi voi nella vostra partita privata potrete riapplicare il metodo su T-Rex o Terizinisaurio, Megateri o quello che volete voi. Adesso andiamo a tamare uno dopo l'altro, prima un maschio e poi una femmina di raptor di livello alto, così potremo iniziare a capire meglio tutto il processo legato alle mutazioni. Dai! Ok, siamo pronti, prendiamo le bola che in italiano per qualche motivo si chiamano leiera, non so chi abbia fatto la traduzione di questo gioco. Ed ecco il nostro raptor, lo imboliamo e gli spariamo. 1 e 2. Oh yeah, un bel maschio di raptor livello 150. Utilizzeremo la prime meat, la carne cruda pregiata. Per l'occasione avete visto anche lingue in italiano, tanto va bene. Ok, il nostro raptor livello 224 maschio c'è. Adesso catturiamo una femmina. Ok ragazzuoli, come vedete abbiamo il nostro maschio livello 150 che è tamato con carne pregiata, è diventato un 224. E la stessa cosa dicasi per la femmina. Non è poi fondamentale che in questa fase di cattura iniziale i dinosauri abbiano lo stesso livello, però diciamo per il video, per la guida ci può tornare utile per confonderci un po' di meno. Passiamo adesso alla parte più succosa. Per capire i prossimi passaggi è fondamentale guardare bene le statistiche dei nostri dinosauri. Prego tutti di prestare molta attenzione a questo passaggio. Abbiamo di fronte a noi lo schema con i livelli del maschio catturato e della femmina. Come vedete hanno statistiche diverse. Il nostro obiettivo adesso sarà quello di farli accoppiare in modo tale da ottenere un cucciolo che erediti le migliori statistiche possibili. Quindi in questo caso vedete la salute della femmina è 1680 rispetto a 1560. Deve ereditare la salute della femmina, il vigore del maschio 735 contro 570, l'ossigeno è uguale, il cibo è in favore della femmina, il peso ancora la femmina, il danno da mischia invece è più alto nel maschio. Quindi dovremo ottenere questo cucciolo ibrido. Ovviamente mi raccomando, non bisogna assolutamente livellare questi dinosauri che stiamo facendo accoppiare, né
poi successivamente imprintare il cucciolo. Tutto questo sarà fondamentale per poi poter riconoscere con facilità i cuccioli con mutazioni. Bene bene ragazzi, siamo pronti, andiamo a farli accoppiare, andiamo su comportamento e abilitiamo accoppiamento sul maschio, abilitiamolo anche sulla femmina e bene così, con H vedete le informazioni aggiuntive, si stanno accoppiando. Direi che adesso raccolgo un bel po' di uova, le metto da parte, magari creo un frigo e poi le andiamo a schiudere insieme. Ragazzuoli, grazie alla magia del montaggio video per voi sarà passato un istante, per me molto di più. Ho piazzato un Oviraptor, qui vi consiglio di farlo quando fate le operazioni di raccolta uova, perché aumentano la produzione di uova, quindi se vi servono in base per fare crocchette eccetera eccetera, nel frattempo vi do questa piccola chicca. Basterà metterlo dentro una gabbia, ma soprattutto basterà metterlo in abilità passeggiata attiva. Se non è attivo non dovrebbe funzionare questa sua abilità di aumentare la produzione di uova. Detto questo, i ragazzi si accoppiano da un bel po'. Ho piazzato dei condizionatori per schiudere le uova. Allora adesso speriamo che almeno o un maschio o una femmina con le migliori statistiche di entrambi i dinosauri venga fuori. Andiamo un po' a vedere. Mi raccomando, una volta che avete preso le uova, ovviamente disattivate momentaneamente la raccolta, altrimenti quando buttate le uova per terra poi l'Oviraptor se le va a raccogliere di nuovo. Quindi pronti alla schiusa. Allora ovviamente ragazzi, essendo dei livelli 224 ci aspettiamo di trovare dei dinosauri con delle statistiche più alte, dei livelli più alti di 224, perché saranno la somma delle loro migliori statistiche. Quindi vediamo un po', ad esempio già qui abbiamo dei cuccioli 245, potrebbe già essere un ottimo risultato. Vedete, questo è un 214. Allora imprimiamo quelli di livello alto. Qui abbiamo una femmina, due femmine e guardiamo attentamente le statistiche. Come potete ben vedere ragazzi, il 245 è il nostro obiettivo, perché qui abbiamo tutte le migliori statistiche fra madre e padre. Quindi cerchiamo semplicemente adesso un maschio 245. Altra femmina. Oh, 245 anche questo. Tutte femmine. Purtroppo tutte femmine, vanno bene le femmine, perché ci serviranno più femmine che maschi, ma mi sa che dovremmo fare un altro giro di accoppiamento per ottenere i maschietti. Fra l'altro vi faccio vedere, già dal colore si nota, qui c'è uscito un 247 che probabilmente avrà una mutazione. Ovviamente non va bene per il nostro inizio, comunque palesemente ha più vigore rispetto a quello che ci aspetteremmo di trovare, cioè 735. Quindi abbiamo trovato un Raptor maschio con una mutazione al vigore 2 livelli in più. Ogni mutazione sono 2 livelli. Come vedete, questa statistica è più elevata, ma nella fase iniziale non va bene e quindi lo scarteremo. Un altro piccolo consiglio che vi do per verificare che i cuccioli abbiano le migliori statistiche di padre e madre è banalmente quello di fare uno screenshot alle statistiche dei genitori, così aprite il menu del cucciolo e potete rapidamente rendervi conto se il risultato ottenuto è quello giusto oppure no. Almeno per il primo passaggio è fondamentale, dopo non vi servirà più.
Bene ragazzi, quindi direi che siamo contenti a metà del primo risultato. Sono usciti dei dinosauri con le statistiche migliori, ma sono tutte femmine, il che comunque va bene perché le femmine in numero ci serviranno di più rispetto ai maschi, ma continuiamo ad aspettare un maschietto. Ma adesso, per accelerare il processo di ottenimento appunto di un maschio livello 245, a questo punto sappiamo già che livello aspettarci, faremo accoppiare direttamente queste femmine 245, quindi con le statistiche migliori, con il nostro maschio originale, e quindi andiamo a sostituire questa femmina qui. La andiamo a spostare, ho già disattivato l'accoppiamento. Questa in realtà la possiamo anche eliminare volendo, non ci servirà più, la potremmo anche uccidere. Bene ragazzi, passiamo al prossimo step. Vedete, ho piazzato le femminelle tutte qua in fila, le nostre femmine livello 245. Ci manca ovviamente il maschietto, come detto, eccolo qui. E c'è un comando che può tornare utile per modificare l'atteggiamento di più animali. Come vedete, il nostro maschio è già in passivo e pronto ad accoppiarsi. Tenete premuto il tasto E, andate su comportamento e basterà fare copia le impostazioni su vicine. Come vedete, il suo atteggiamento generale, il suo comportamento viene copiato sulle femmine. Adesso con facilità, penso, e anche molta più rapidità, otterremo quello che stiamo cercando. Come potete ben vedere, abbiamo due femmine in più, sono uscite dalle ultime schiuse, ancora niente maschio. Vediamo se stavolta siamo un pochettino più fortunati. Allora, queste uovette si sono schiuse, 241 non va bene, 244, ecco un 245, ti prego, dimmi che sei maschio. Oh, alleluia, alleluia, abemus, maschiettin. Tutti gli altri vediamo, li verifichiamo. 228, 228, 244 non va bene. Allora, ci vediamo appena il piccoletto è cresciuto. Questo bel Raptor livello 245, così come le femmine. La linea ancestrale ve la mostro. E come potete ben vedere, la linea ancestrale parla chiaro, 0 mutazioni. Ma questo maschio è figlio del Raptor 224 femmina e del Raptor maschio 224. Esattamente come tutte le femmine che abbiamo ottenuto finora. Qui dunque inizia il vero processo di ricerca delle mutazioni. Possiamo andare a sostituire questo maschietto qui, che oggettivamente adesso non ci serve più, lo piazziamo lontano così non disturba. Lo potete oggettivamente anche eliminare. Invece già vi preannuncio che questo maschio qui non dovrete eliminarlo mai, lo dovrete sempre tenere con voi. Ho aspettato di poter ottenere un maschietto per farvi vedere questa cosa. Per non sbagliare, andate sulle opzioni e andate su cambia nome. Questo maschio lo nomineremo Padre Zero. Padre Zero, nel senso che ha 0 mutazioni ed è il maschio pulito, il maschio puro. A me piace onestamente fare tutto in maniera pulita, quindi ho modificato il nome a tutte le femminelle, quindi tutte Madre Zero, livello 245, e qui abbiamo il nostro Padre Zero. Ragazzi, il grosso delle mutazioni adesso è fatto. Abbiamo i nostri animalozzi, risultato dell'accoppiamento. Prima di spiegarvi effettivamente come cercare le mutazioni, vi ricordo che se in questa fase dovesse catturare un altro Raptor, nella fattispecie, che dovesse avere anche una sola statistica
migliore rispetto a quelle che vedete, ad esempio più salute o più danno, sareste ancora in tempo per inserire questo nuovo Raptor all'interno di questa linea e quindi creare due nuovi Padre Zero e Madre Zero. Penso di essere stato chiaro, altrimenti fatemelo sapere nei commenti. Bene ragazzi, approfittiamone per fare una piccola pausa insieme dopo la prima parte del video abbastanza pratica. Ecco una lista di informazioni utili. Ad esempio, il livello massimo raggiungibile da ogni dinosauro, almeno per quanto riguarda i server official, è di 450. Quindi questo sarà un limite insuperabile. Saranno 254 i livelli accumulabili attraverso le mutazioni su una singola statistica. Significa che, ad esempio, possiamo aumentare il nostro danno da mischia attraverso le mutazioni o il nostro vigore o la nostra salute di 254 livelli in più e non oltre. Vi ricordo che ogni mutazione provocherà un aumento di 2 livelli su una data statistica. Passiamo rapidamente al discorso percentuale. Ogni cucciolo ha il 7,31% di possibilità di ottenere una mutazione se i genitori non hanno raggiunto 20 mutazioni. Se guardate la linea ancestrale di ogni dinosauro su Ark, vedrete in alto quei numerini 0 su 20, ovviamente tutti i dinosauri selvatici avranno 0 su 20, mano a mano che accumulate le mutazioni, quel numerino cambierà, una mutazione 1 su 20, due mutazioni 2 su 20, eccetera eccetera. Se raggiungete 20 mutazioni su 20, la percentuale che il cucciolo ottenga una mutazione sarà del 4%, quasi dimezzata, nel caso in cui uno dei genitori abbia raggiunto questa soglia delle 20 mutazioni. Nel caso in cui invece entrambi i genitori dovessero raggiungere 20 mutazioni, il cucciolo smette di ottenere mutazioni. Ecco perché è fondamentale trasmettere le mutazioni attraverso il padre e non la madre, altrimenti con entrambi i dinosauri avventi smetteremmo di ottenere nuove mutazioni. In conclusione di questo discorso, ragazzi, rapidamente vi do dei numeri, anche se poi fondamentalmente chi se ne frega, è giusto per capire come possa essere difficile ottenere certe mutazioni. Ogni cucciolo ha la probabilità statistica di ottenere una mutazione al 7,31%, e questo l'avevamo già detto. Di ottenerne due contemporaneamente allo 0,184% e di ottenerne 3 contemporaneamente allo 0,00156%, cioè praticamente quasi impossibile. Ed ecco uno schema che vi servirà per riconoscere i cuccioli mutati. Abbiamo in alto Padre Zero livello 245 e Madre Zero anche lei 245, con le statistiche in alto al centro, espresse sia dal punto di vista classico che come numero di livelli su ogni statistica. Vedete ad esempio salute 1680, significa che abbiamo 37 livelli in salute su questo dinosauro, eccetera eccetera. Ci aspettiamo di trovare ad esempio un cucciolo mutato che sia a livello 247, quindi 2 livelli in più, perché ogni mutazione aggiunge 2 livelli a una data statistica, e ad esempio in questo caso una mutazione alla salute che provocherà un aumento della statistica. Salute ovviamente 1760 sarà numericamente la nuova statistica, e 39 saranno i livelli in salute di questo nuovo cucciolo rispetto ai 37 dei genitori. Bene ragazzi, dopo questa lunga digressione schematica e numerica, ma ahimè doverosa per capirci qualcosina in più sulle mutazioni, rieccoci nella pratica del nostro video. Nel frattempo io ho fatto 10 femmine, come vedete 10 madre zero, e
padre 0 che si accoppia con loro. Cerchiamo quindi, iniziamo a cercare le mutazioni. Per accelerare il processo ho fotocopiato la struttura che vedete di là da questa parte. Altre 10 madre 0 con un padre 0 che si accoppia e un altro Oviraptor che raccoglie queste uova qui. Così, insomma, i tempi si accorceranno notevolmente. Ovviamente nella vostra partita potete addirittura esagerare, usare 20 femmine, insomma, più femmine usate meglio è, più veloce sarà il processo. Tra l'altro, ragazzi, ho messo dei tabelloni, come vedete qui cerchiamo mutazioni in salute, significa che l'obiettivo è quello di trovare mutazioni alla salute e poi trasmetterle al maschio, e stessa cosa ma per il danno da mischia da questa parte. Adesso aspettiamo di trovare dei cuccioli mutati o alla salute o al danno e ci capirete qualcosina in più. Bene ragazzuoli, eccoci pronti alla schiusa di altre uova. Auguratemi buona fortuna, non è la prima che faccio, per ora niente, un buco nell'acqua. Vi ricordo che stiamo cercando una mutazione sul danno e o una mutazione in salute. Quindi ci aspettiamo di trovare dei cuccioli di livello 247, 2 livelli in più del 245 che stiamo facendo accoppiare. Allora, si iniziano a schiudere, vediamo se ci sono dei 247. Tutto 245. Talvolta, vedete, escono singoli spesso, talvolta doppi, talvolta 3 cuccioli in un uovo addirittura. Tutto 245. Oh, 247. Allora, vediamo un po'. Che ci dici? Un maschietto. E ovviamente al solito con lo screenshot possiamo andare a verificare che ha una mutazione al danno palesemente, perché il danno che ci aspetteremo di base sarebbe 362.6 e invece qui 373.4. quindi abbiamo trovato direttamente il maschio. Vediamo se c'è qualcos'altro per noi. Un altro 247, un altro maschio, sempre con la mutazione al danno. Ok, non ci serve, già uno ce l'abbiamo, quindi lo possiamo anche scartare. Lo liberiamo, ciao. Questo qua non si vede, 245. Oh, questo ha palesemente una mutazione. Vedete la variazione di colore e infatti è un 247. È una femmina e ha una mutazione in salute, ragazzi. 1680 dovrebbe essere la salute di base dei genitori, questo qua 1760. Sono anche contento che sia uscita una femmina, così vi faccio vedere cosa accade quando esce una femmina con la mutazione richiesta e la trasmetteremo ovviamente al maschio. Come abbiamo detto già in questo video, saranno sempre i maschi ad avere le mutazioni e mai le femmine. Va bene, gli altri cuccioli li possiamo eliminare, ci vediamo appena sono cresciuti i 2 ragazzoni. Bene, qui di fronte a voi vedete il maschio mutato livello 247, quello con la mutazione sul danno, come potete ben vedere. È fondamentale nominarlo nel modo corretto, gli cambiamo il nome e lo chiamiamo Padre 1 Danno, in modo tale che sappiamo che questo dinosauro è un maschio con una mutazione sul danno. E a questo punto rimuoviamo il nostro Padre 0 dalla linea dell'accoppiamento per la ricerca delle mutazioni sul danno. Vedete, lo togliamo da qui, questo via, e lui lo va a sostituire. Così adesso sarà un dinosauro con una mutazione al danno ad accoppiarsi
con le femmine pulite, lisce, pure, chiamatele come volete, io le chiamo madre 0. Bene, eccolo qui posizionato, ovviamente gli attiviamo l'accoppiamento e il primo steppettino è fatto. Abbiamo il vecchio padre 0, il buon vecchio padre 0, e come detto a un certo punto del video, questo qui non si butta mica via, ma si conserva, perché ci potrebbe servire. E adesso capirete bene il perché. Lo mettiamo in una bella cryopods e ci andiamo a piazzare anche un criofrigo qui in zona per stare tranquilli e sereni. Ce la mettiamo qua, tacchete, e lo conserviamo. Adesso invece passiamo all'altra casistica. Come potete ben vedere, qui abbiamo una femmina 247 mutata, in questo caso mutata alla salute, a 2 livelli in più sulla salute, 1760 invece di 1680. Ovviamente noi dobbiamo trasferire questa mutazione al maschio. E allora che si fa? Si fa che prendiamo il nostro padre 0 da questo lato, per non perdere tempo prendiamo direttamente lui e lo facciamo accoppiare con questa femminella mutata. Mettiamola in accoppiamento. Si stanno accoppiando. Adesso banalmente, credo che già abbiate capito, aspettiamo di trovare dei cuccioli da questi due e ovviamente cerchiamo un maschio che erediti questa mutazione sulla salute. Ed ecco che si schiude l'ovetto. Vediamo un pochettino. Intanto è un 247, quindi la mutazione l'ha presa, non è sempre detto. Ed è un maschio, è un maschio. Che culo, va bene. Per una volta abbiamo avuto un pochettino di culo, quindi il giochino è fatto. Come vedete abbiamo trasmesso da una madre mutata a un padre la stessa mutazione. Quindi adesso possiamo andare ad inserire questo cuccioletto, non appena sarà cresciuto, nella nostra linea di accoppiamento mutazioni salute. Lo chiamiamo padre 1 salute. Tuppede. E questo qui andrà a sostituire, avete già capito, il vecchio padre 0 che si trovava nella linea di accoppiamento della salute. Questa femmina difatti non ci serve più e la si può anche eliminare. Dunque, arrivati a questo punto, vorrei ottenere una doppia mutazione in salute da una parte e una doppia mutazione al danno dall'altra, e poi faremo accoppiare le due linee di accoppiamento per ottenere così il nostro ibrido, e a quel punto avrete assolutamente un quadro completo di che cosa siano le mutazioni e come funzionano. 245, 247. Attenzione, un bel viola qui, ed è con 249. Guardate che bello sto cucciolo, ragazzi. Veramente, veramente bello questo cuccioletto. Dimmi che fai al caso nostro. Un'altra femmina? Ok. E direi che palesemente questa femminuccia mi ha la doppia mutazione sulla salute. Quindi ci siamo, ragazzi. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Oh, qui c'è un altro 249. Attenzione, un maschio. Ok, erano accanto. Perfetto, ragazzi, quindi vedo un maschio 249 con 2 mutazioni al danno da mischia, e accanto c'è una bella femminuccia, come detto, con 2 mutazioni alla salute, quindi risparmiamo direttamente tempo. Li facciamo crescere, maschio e femmina, e li facciamo accoppiare fra di loro per creare un ibrido devastante. Bene, direi che arrivati a questo punto del video siate tutti in grado di capire la situazione in anticipo. La giovane ragazza qua l'abbiamo chiamata Madre 2 Salute, perché ha 2 mutazioni sulla salute, e
il maschio padre 2 danno. 2 mutazioni al danno. Abbiamo le 2 linee ancestrali che si possono andare ad incrociare. Ovviamente lo avevate già notato, ma guardate come ha cambiato colore questa femmina. La pancia gialla, il resto del corpo viola, il maschio ha la pancia rossa, il resto del corpo insomma richiama molto i genitori originari. Ogni volta che c'è una mutazione tende a cambiare il colore, quindi alla fine del processo avremo veramente dei dinosauri fantastici dal punto di vista della colorazione. Allora, attenzione, 253, quindi ci siamo, perché i genitori erano 249. Vediamo se ha ereditato il cucciolo le statistiche che vogliamo. È una femmina. Doppia mutazione alla salute c'è, doppia mutazione al danno c'è pure. Ragazzi, il gioco è fatto. Come vedete, 2 di qua e 2 di qua. Molto bene, abbiamo creato il nostro ibridozzo. Ragazzuoli, siamo giunti ormai agli sgoccioli di questo video. Ecco il nostro risultato finale. Un ibrido, 2 salute, 2 danno. Confermate le statistiche, come detto, doppia mutazione alla salute, doppia mutazione al danno. È così che si gestiscono le mutazioni, è così che si possono creare eserciti incredibili su Ark, ma non solo, anche un Argentavis banalmente potreste potenziarlo con mutazioni a salute e peso, per esempio, o danno, insomma, quello che vi pare a voi. Ragazzi, un'ultima piccola chicca finale prima di salutarci. Da quando è stato rilasciato il Bob's Tale, il DLC di Bob, sono stati inseriti i tratti all'interno di Ark. È una meccanica un po' particolare, i tratti vanno ottenuti tamando l'animale in questione, quindi se volete dei tratti da raptor dovete prima tamare un raptor e poi con questa pistolina qui, vedete lo scanner genetico, potete andare a estrapolare il tratto specifico e poi potete addirittura andarlo a conservare qui nel conservatore di geni. Si mette la pistolina, si preme e io nella fattispecie sono andato a prendermene un pochettino per farveli vedere. Fondamentalmente sono 2 quelli importanti e sono i mutable e i robust. La statistica danno da mischia della creatura è altamente mutabile e quindi il dinosauro sarà portato a ottenere mutazioni su questa data statistica. Elf Robust dice che questa creatura ha un gene della salute molto robusto ed è portato a ereditare la più alta statistica in salute fra i parenti. Quindi vedete bene che se diamo al dinosauro che si accoppia Elf Robust e Mutable Health, sarà portato a ottenere mutazioni alla salute. Stessa cosa per quanto riguarda il danno da mischia, e come vedete poi ci sono degli strani numerini. 1 diciamo che sono meno potenti i tratti, 2 sono un po' più potenti, 3 è il massimo, sono molto rari. Sono molto difficili da ottenere questi tratti perché bisogna estrapolarli da dinosauri selvatici che tamiamo. Ovviamente prima di tamare potete andare a controllare che tratto possiede l'animale. Ve ne do una prova pratica. Con la pistolina scanner equipaggiata premiamo il tasto destro del mouse e vedete Dodo Hood Frail, e questo è il suo tratto genetico. Quindi potete risparmiare tempo se non trovate quei tratti che abbiamo visto prima, non vanno bene. Ragazzuoli, siamo finalmente giunti alla fine di questo estenuante, devastante video. Spero che possa rispondere a tutte le vostre potenziali domande. In ogni caso c'è la sezione commenti dove vi aspetto a braccia aperte, chiedete pure. Per quanto riguarda le mutazioni direi che è tutto. Vi aspetto ancora una volta, come detto, nella sezione commenti. Lasciate un bel like, una bella iscrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!